Non so bene come spiegarlo. Avete presente quando vi si accende un fuoco dentro che è impossibile fermare? È esattamente quello che mi è successo con le gare su strada. In passato li vedevo come dei pazzi incoscienti, ma poi, dopo aver ascoltato le loro storie e aver toccato con mano le emozioni che dona questa specialità, non ne potevo più fare a meno. Ma dopo tutto, mi sembra che lo abbiate capito anche voi l'anno scorso dopo il video di Volterra. Da qualche parte bisognava iniziare per capire se ho le capacità per sfidare i grandi nomi nell'Europeo IRRC, soprattutto attraverso un lungo campionato e non solo con sporadiche wild card come faremo quest'anno. Quindi una fondamentale prima tappa è quella dell'italiano salita, vinto in passato da piloti che hanno fatto la storia dell'Italia nelle road races, come Bonetti, campione alla Northwest 200 e a podio sull'isola di Man, o Bottalico, campione europeo e autore anche lui di un podio sull'isola di Man. Eh sì, l'isola. Quella è ancora presto per pensarci. In ogni caso, dopo vi spiegherò meglio tutto, perché immagino avrete molte domande. Adesso però è il momento di scannare. Bene, non posso rischiare così. Mi sono cagato addosso. Si chiusa 20 volte, mi sono visto la montagna qua. Quanto ha fatto la terrazzo? 1,1893. Ciao. Ma la prima curva è terribile, pensavo dovevi bucare. Follia, no, follia. Io ho detto follia. bucato. Secondo me è meglio andare su con le rene adesso, Se no che non si può. L'anno scorso hanno lasciato wet race anche con l'asciutto, io ho sempre girato con le reni, ho da Dio. E poi, nel tornantino quello più stretto, apri gas, i controlli lavorano così tanto che la moto si spegne. Tu dai gas, fa bup, bup, bup. Voi non avete idea, cioè ti si intersecano in molti tratti della strada le cosiddette strade bianche, dove entrano trattori, macchine e via dicendo e portano dentro tutta la polvere. Quindi in queste prime salite non è che non c'è grip, si andrebbe meglio, come stavano dicendo, con le gomme Rain. È una cosa folle. Prima salita fatta, che figata ragazzi, è una botta di adrenalina non comparabile con nulla. Ma iniziamo con le domande ipotetiche che immagino volete farmi. Perché la nuova serie si chiama Zero Errori? Beh, dovete arrivarci anche da soli, perché esattamente 30 metri più avanti c'è la partenza e ai lati strada non cambia molto rispetto a quello che vedete qua. Alberi, strapiombi, situazioni non proprio ultra super safe. Quindi è facile capire il perché bisogna non commettere errori. Qualcuno ha già visto dal weekly di qualche giorno fa un assaggino di IRRC e di questa gara. Ma cosa cambia tra i due a parte essere uno italiano e l'altro europeo? Nell'IRRC si corre esattamente come una gara su pista. Chiudono dei tratti di strada ricreando una pista, facendo un giro e si corre tutte insieme per un tot di giri. Vi spiegherò meglio nel video dedicato. Qui invece, per farla semplice, è un po' come una tappa di rally, vedete? Si mettono tutti in fila, si sale uno alla volta, chi fa il miglior tempo vince. Ci sono una marea di categorie, sidecar, naked, 1600, si lotta per una classifica assoluta, però dipende molto dalla strada, da un sacco di fattori, e poi ovviamente per le proprie categorie. La mia, che è la 1000, che è quella diciamo più potente, ha i suoi partecipanti come in pista insomma. E per certi versi è più difficile perché in 3-4 salite devi essere al limite. È un po' come se voi non avete mai girato a Misano in qualsiasi altro circuito, vi danno le chiavi del circuito e voi in
4 giri dovete essere già praticamente al limite, con un piccolo particolare in più, che non ci sono le vie di fuga ma i muretti e strapiombi. Tutti gli appuntamenti del campionato sono doppio round, quindi avremo gara 1, gara 2 il sabato, gara 1, gara 2 la domenica, che danno ovviamente doppi punti, quindi nel totale dei 2 round nello stesso weekend si avranno 100 punti, 25 punti per ogni gara. Se avete ancora dubbi scrivetemeli qui sotto nei commenti che cercherò di dissiparli nei prossimi video. Adesso è il momento di qualifica 1. Leoncini, tutta la Maionica. Sto facendo troppe cagate, cazzo. Questa ragazza lo vedo scontento, come è andata? Mi sono cagato. Ancora? Quando fai quello più lungo, tutto disconnesso a sinistra, ok. ho fatto prima, seconda, sono andato giù forte, ho fatto per mettere la prima, è diventata la folle, brutto. Ho rimesso la prima, traverso, linea bianca, ho perso una vita. Però c'è da dire che da stamattina è migliorato tanto, 18,9. No, io vado piano, non riuscirò mai a fare 18. Vabbè. 18. Io è andato forte, perché togliere un secondo da qua. Aspetta, che sennò. Francesco, A te. 5 non ce lo dà. Grande. Vabbè, bisogna accelerare, ho capito, perfetto. Meno male le vado un secondo. Perché non tutti lasciano i con i neri. Raga, allora i neri li lascio uguali. Ma c'era molto più grip. E ti dico, prima ero impiccato, adesso ho fatto un erroraccio che 7 decimi ci stanno dentro, dai. Che cazzo è onda e mezzo? No, che non migliorava. Mo tiene 7 decimi. Ragazzi, io so cosa state anche pensando. Voi vedete questi ragazzacci che qualcuno appunto giovane, qualcun altro e con l'età, e pensate che i veloci siano i giovani. Invece in questa categoria conta, come vi ho già detto, molto l'esperienza. Come ad esempio Lignite, 30 e passanni sulle strade, sui passi a far venire il mal di testa ai Valentino Rossi della domenica, e nei prossimi appuntamenti vi farò conoscere un po' meglio i protagonisti, tra cui lui, perché ha delle storie da raccontare incredibili. E il bello delle gare di salita è anche questo, perché il fisico alla fine conta poco. 90 secondi di pura adrenalina, dove veramente l'esperienza può valere molto di più della prestanza fisica o dell'essere giovani. Ma torniamo alla gara. Traverso così e la moto si è fermata appunto così dalla montagna. No. E poi si è fermata e ha fatto vado sull'altra parte. Questo è il snowboard più bello che Più ci sarà. bello. Sì. Ah, ok. Dalle piste alla salita. Siamo messi? Ho giusto chiesto all'uomo qua perché mi ha piantato 1 secondo e 3. Cioè, spiegaci un po' questa storia. Sicuramente non nella chicane. No? Sei scarso nella chicane? Però il buon Mingo che era nella chicane a guardarti mi ha detto certo. Tu ti immaginerai che ti dirò hai tagliato la chicane? No, assolutamente. Però che sei arrivato giù a bomba. Cioè che uscivi dalla discesa dopo, cioè il sinistra prima della S a cannone. Sì, infatti lì ho provato. Lì- Qualifica ho provato. Ah, ha provato. Tosta perché cazzo 1 secondo e 3. Perché ti senti sulla schiena. Ah, ok. Mi senti qua Ti così. senti. Stiamo parlando di chicane Andreozzi, Bottalico, cioè tutti insieme qua. Porca tutti verdi. No, in te è venuta a correre, mi dicono che la prossima è iscritto. Macchina, adesso la scarico. Ragazzi miei, qui non è facile per niente. Molti addetti ai lavori mi avevano avvisato: a Deruta soffrirai.
Io che sono un inguaribile ottimista non ci ho dato molto peso, ma qui il conoscere dove si può osare è fondamentale. Il problema è che adesso non c'è più tempo per prove e controprove, ci sono i punti in palio, è il momento di gara 1 e gara 2. Dobbiamo recuperare più di un secondo da Piva, che è davanti a tutti nella 1000, una delle vecchie volpi del campionato insieme a Lignite, pluricampione italiano. Io più o meno ho capito dove posso migliorare, adesso bisogna solo scoprire se basterà. Il record assoluto di Maurizio Bottalico, così come il miglior tempo di tutte le categorie, è ancora lontano. Magari ci penseremo per domenica. Guardate quanto si muove, non avete idea di quanto grip non c'è. Si viaggia sempre sul filo del rasoio. Mezza piega e la moto parte via come se fosse sul ghiaccio. Uscito sulla terra qua, zio porco. Grande figa. Pepe sul culo, Cristo Dio. Adesso sono andato su, avevo cambiato rapporto, ho provato. Figa, prima della gara. Ho fatto la pazzia perché figa, 1 secondo e 3 da terra, sbatti. Io prendo una sconda. La terra. Non sono abituato a fare sterrate in questo modo col V4S, ma è andata bene. Però purtroppo, come avete visto anche all'inizio della salita, tanti movimenti, e lì ho detto dai, prova a entrare un attimino più forte del solito nel destra. Si è un attimino mosso davanti, ho rialzato, purtroppo a quel punto mi sono visto tipo gli alberi qua in the face e è andata bene. Sono riuscito a in qualche modo a salvarmi, però nelle prossime salite speriamo migliori un po' l'asfalto, ed è quello che sembra che stia succedendo. Però per arrivare a un qualcosa di simil pista ce ne vuole ancora tanto. Oh, no, ma no, non hai capito. Sono uscito di traverso sulla terra. Guarda l'anteriore a destra. Di traverso. Non hai capito. Ma dove sei finito? Non hai capito. Così poi sono In 16. in 16. Minchia. Pensa a te che tempo era. Era un bel tempo. Sì, Ho perso mezzo secondo tutto. Ho sbagliato tutto, però mi è andata bene. Ho recuperato tutto nel secondo settore. Sto scuotendo la testa perché ho sbagliato tutto. Prima variante c'era Ale Andreozzi a guardarmi alla prima curva
e ovviamente dove ho sbagliato tutto alla prima curva, lunghissimo, fermo, e poi ho recuperato tutto dopo, ma era tardi, si poteva fare molto meglio. In ogni caso la pista è migliorata tanto già da gara 1 a gara 2, secondo me domani potremo vedere tempi molto importanti e io mi sento finalmente bene. Ho sbagliato tutto. Ancora? Ho il 14. Hai 14. Ho il 14. E come prima giornata direi che ci può stare, bellissimo. È anche bellissimo vedere Bottalico che nonostante una gamba rotta è lì a premiarci per il podio di categoria. Ed è innegabile dirlo che lui è il riferimento. È quello che ha fatto ogni record su ogni strada possibile negli anni scorsi e oltre ovviamente a vincere la mia categoria, la testa deve andare un po' anche lì. Devo pensare che se voglio ambire negli anni futuri a una sorta di carriera nelle road races, devo come minimo avvicinarmi o battere, se ne sarò capace, i record di Maurizio, che è appunto il recordman. Come ci eravamo già detti in passato, la pista è bella, ma quello che ti dona la salita non ha paragoni. Gli anni scorsi sono stati degli episodi. Da quest'anno ho iniziato un percorso che non so dove mi porterà, solo il tempo e i risultati potranno risponderci. E domani è già tempo di round 2 con altre 2 gare. Inutile dirvi che si gioca sul filo del rasoio, lo avete visto bene anche voi. Si può passare dalla gioia totale e più sfrenata a ben altro che non c'è bisogno di ricordare. Buongiorno. Stanotte mi è venuta in testa una strana idea, Dimmela. quella di provare a darti fastidio. A me? Sì. Ah, tu lo stai dando da ieri, non è? No, magari non vincere l'assoluta, ma provarci. Oggi facciamo un reclamo perché tu non puoi partire da dove stai. Perché non posso Ti partire? dobbiamo mettere più giù con il gazebo perché si devono raffreddare come fino a che riso. Come minimo devo avvicinare, secondo me arriverò a 2,13 minimi. No, dai, che fai 14? Eh sì, 14 lo devo fare. No, lui non ci puoi riuscire a fare 14. Sai perché oggi sbagli? Perché sei convinto di quello che stai a dire. Ti fai l'errore. Dai, già mi toccare un po' i coglioni, no. aspetta. No. Cosa hai detto? Telecamere spente? Cosa hai detto? Non si può dire. No, dillo. No. Cosa succede? Dillo. Allora, se ci stai avanti oggi A questa gara? smettiamo. Non ci sei più nella prossima gara? No, dai. Però Eh. se stai indietro altri 2 secondi No, quello no. mi merito. Dimmi, Ho un dimmi. posto solo per me sotto. Nel video sarai molto super citato, proprio il re della montagna. Il re della montagna. Adesso vi spiego un attimino il siparietto che avete appena visto. Carmine Matarazzo, che è la persona che ha fatto l'assoluta, che ha vinto l'assoluta ieri, che vorrebbe dire che tra tutte le moto quad, sidecar, 1600, motard, lui è stato quello che è andato su più forte. E perché appunto ha detto se vinci questa mi ritiro dalle prossime? Perché questa strada è quella più indicata per i motard, molto tortuosa, variantine strette dove i 1000 ovviamente devono frenare, fermarsi, far la S, ripartire, invece i motard ci passano praticamente di quarta piena. Quindi in questo caso per noi con le motorone è molto più difficile andare più forte dei motard. Ma come qui siamo avvantaggiati noi, nelle prossime gare loro saranno svantaggiati perché saranno molto più veloci. E un'altra cosa folle è che qui rispetto alla pista o ad altre competizioni è molto sentita questa cosa della classifica assoluta, anche se i mezzi sono completamente differenti, non ha molto senso, come dire, metterli uno contro l'altro. E invece si lotta anche per l'assoluta. Quindi ieri ho preso un bel po' di paga con gli errori che avete visto eccetera eccetera, ma se riesco a tirar fuori una salita perfetta, secondo me quella bambina qui magari non lo riusciamo a battere, però è d'obbligo provare ad avvicinarsi il più possibile.
Lo sai che c'ho il 13? Lo sai, te lo stavo dicendo. La gomma mi ha dato uno sprint allucinante. Secondo me oggi il 13 arriva. Quanto hai fatto? Te l'ho detto, te l'ho detto che ci prova. Abbraccio, vieni qua, te l'ho detto. Boom! Sì, arrivo. Questo rende l'idea. Ieri non avevamo messo le gomme nuove perché pensavo fosse inutile con la strada così sporca, e invece avendola messa oggi, in questa prima qualifica, ho capito che dovevamo metterla anche ieri, perché mi ha dato un boost incredibile, e adesso quegli obiettivi che mi sembravano impossibili ieri si fanno molto più possibili. Sono partito, che ha fatto, è partita, ho detto. Ho visto che è andata via un po' perché... Poi ho fatto sinistra piano, il destro piano, ho rifatto sinistra, ho sentito un grip dalla mano, ho detto. Adesso tiro. Ho detto, vabbè, ho perso tantissimo il primo settore, ho fatto pianissimo 16, 14. Questi innamorati. Questa è proprio una dichiarazione d'amore prima di gara 1. Dove? Dopo? No. E poi... Com'è strano il motorsport. Venerdì mi chiedevo se sarei riuscito a vincere la mia categoria. Adesso mi sento in grado di poter fare la mattata, tentare di vincere l'assoluta e soprattutto distruggere il record che resiste dal 2021. È il momento di entrare in un'altra dimensione. Alzate il volume e salite in sella con me per 80 secondi di pura follia. Cazzo! Porca troia! Wow! Wow! Cazzo! Porca! Sti cazzi si può dire, sti cazzi! Puttana! Hai fatto 12? Sono andato una merda! Grande! Sono andato su con me! Porco due, sono andato su con me! Pazzo! È vero! Cazzo, sì! No. Ah, ma ti hanno dato la penalità? Ah! È rosso! Rosso! Come la telecamera? No! Guarda, sei passato ottavo! Non è vero perché l'ho fatto perfetta! Mamma mia, che spettacolo, che spettacolo! Distrutto il record, +1 assoluto, +1 di categoria. Non so cosa dire, sono andato su veramente con tutto me stesso. Dopo un po' di salite finalmente avevo in mano la situazione, avevo in mano la strada e ho potuto dare tutto me stesso. L'ambiente, come vedete, è uno spettacolo, le persone che ne fanno parte altrettanto. In caso di difficoltà tutti si aiutano tra loro, ci si prende in giro, ci si stuzzica.
ma alla fine di tutto ci si stringe la mano e ci si fanno i complimenti. E adesso scendiamo verso l'arrivo e il podio, perché tra tutto sono venute un sacco di persone a salutarci, a guardare lo spettacolo delle gare in salita. Mi raccomando, dovete esserci anche voi nelle prossime, soprattutto allo Spino, che sarà incredibile. L'8 e 9 giugno segnatevelo. E adesso andiamo a fare un po' di bordello, a salutare tutte le persone che sono venute a vederci. Non so quante volte io abbia detto spettacolo, stupendo, incredibile, ma è così. E immagino vi starete chiedendo, ma gara 2? Anche quella è andata da paura, abbiamo vinto la categoria, abbiamo rifatto un tempo molto vicino a quello di gara 1, ma abbiamo riconfermato la nostra P1. Quindi che dire, nulla, vi aspetto numerosi, come già detto, allo Spino, perché tutto questo è uno spettacolo. Come al solito, gas, ci vediamo al prossimo video.